Inizio questo video con un esercizio. Prova a dire queste frasi in italiano. Perché ho scelto queste frasi? Spesso quando studiamo una lingua è un po' come ricominciare completamente da capo. Dobbiamo rimparare a presentarci, a parlare dei nostri hobby, delle nostre passioni, ma spesso perdiamo l'aspetto pratico, pragmatico di una lingua. Dover comunicare un bisogno, una necessità. Queste frasi che vi ho mostrato sono state delle frasi che avrei voluto saper dire in spagnolo. Sono stata recentemente a Barcellona, in Spagna, e sono stata molto sorpresa sia dal punto di vista culturale, ma come ogni mio viaggio imparo sempre qualcosa anche dal punto di vista linguistico. A nessuno importa della grammatica. Non ho mai studiato grammatica spagnola, praticamente zero. Vi ho parlato un po' del mio percorso in lingua spagnola in questo video e soprattutto a nessuno è fregato niente, a nessuno è importato granché. Quello che importava era riuscire a comunicare un messaggio. Quando studiamo una lingua vorremmo avere un bacino di vocaboli, di parole che conosciamo immenso e poter comunicare così facilmente nella lingua straniera, così come facciamo nella nostra lingua di ogni giorno. Ma serve pratica, serve molto tempo e soprattutto mettiamo veramente troppa pressione addosso. Ci mettiamo troppa pressione addosso. Troppe aspettative, troppe paure. Cosa succede se dico questa parola piuttosto che questa? Cosa succede se non capisco? Quando in realtà basta chiedere, basta provare e in un modo o in un altro la comunicazione avviene. Dobbiamo solo avere il coraggio di provarci. Questo viaggio, come non mai, ho accantonato l'idea del perfezionismo linguistico e ho cercato con tutta me stessa di parlare e provare a parlare spagnolo. Sebbene in questa lingua io non abbia quasi per nulla esperienza, a livello umano con altre persone non ho quasi mai potuto parlare spagnolo e in questo viaggio sono riuscita a ordinare dei panini, ordinare il pranzo, augurare buona giornata, chiedere un caffè al bar, pagare, capire delle indicazioni, dei segnali. È stato veramente arricchente come viaggio. A volte pensiamo di dover conoscere tutte le parole di quella lingua per poter poi iniziare a parlare. Non è così. Serve tempo, serve pazienza. Le persone che incontriamo non sono così tremende, non sono così chiuse e ci possono venire incontro, ci possono aiutare. Se non lo fanno, sono delle stronze. Probabilmente. In quel caso basta chiedere a qualcun altro. Prima di pensare a come si dica letto a castello, a come si usi il condizionale, a come parlare di cose molto astratte, possiamo prima cercare di pensare a cose molto più semplici e lavorare sullo sbloccarci, non aver paura di sbagliare. Se non mi conosci, tra parentesi, hey, il mio nome è Paolina,
Sono un'insegnante di lingue e sto studiando e cercando di migliorare in diverse lingue. Su questo canale parlo italiano in modo più lento e condivido argomenti diversi, parlo delle mie esperienze e creo input che possa essere interessante. È grazie a video come questi che con lo spagnolo mi sto sbloccando tantissimo. Vi mostro anche una rivista che ho preso. Io ho un piccolo fetish, un piccolo hobby, possiamo definirlo. Mi piace ogni volta che sono in aeroporto comprare una rivista in una lingua straniera. Mi è capitato un paio di volte col francese. Penso di averle nascoste per non far prendere loro polvere. Eccole! Diciamo che sono un po' come un souvenir di ogni viaggio che faccio. Questa è una rivista francese presa in Belgio. Questa è una rivista francese presa in Polonia. In Polonia vado più spesso, però mi andava di avere una rivista sull'economia. In questo viaggio a Barcellona ho optato per una rivista spagnola di niente po' di meno del National Geographic. Niente po' di meno. Espressione molto colloquiale italiana che si usa per dire il National Geographic è tanta roba, è importante. Quindi non è un nome minuscolo o sconosciuto. È una rivista ovviamente di un certo spessore, importante. E questa mi piaceva tanto, oltre al fatto di essere spagnola, mi piaceva perché parla anche di memoria, parla di bibite senza alcol e di come questa industria stia crescendo, parla dei ricordi e di altre cose, di molte altre cose. E la sto leggendo e mi sta piacendo tantissimo. Barcellona è una città veramente magnifica e penso che sicuramente tornerò a visitarla in futuro. Fatemi sapere giù nei commenti cosa vi spaventa quando viaggiate in un paese straniero e dovete utilizzare un'altra lingua rispetto alla vostra. Non vedo l'ora di leggere i commenti e vi saluto. Grazie mille, ci vediamo al prossimo video. Ciao!